Come si fa a essere davvero produttivi? Come si fa a riuscire a fare tante cose, magari anche fatte bene, in pochissimo tempo? Produttività e benessere sono strettamente legati. Più si sta bene, più si riesce a essere produttivi. Cercando su Google i segreti della produttività scopriamo tantissime informazioni, molte di esse anche scorrette. Svegliarsi molto presto la mattina, fare le docce fredde, avere una disciplina che richiama molto quella dei Marines. Produttività e benessere sono strettamente legati. Più si sta bene, più si riesce a essere produttivi. Ma questo non significa arrivare a lavorare tantissime ore al giorno, significa lavorare il giusto numero di ore. Imparare a lavorare meglio nelle ore in cui ci dedichiamo al lavoro ci permette di lavorare meno ore e quindi di avere più tempo per la nostra vita personale, per il nostro benessere. Viviamo in un mondo dove ci hanno abituato a pensare che lavorare di più, lavorare hard e con più intensità è diventato quasi un sinonimo di lavorare meglio, mentre lavorare in maniera facile è diventato il sinonimo quasi di un fallimento. Ma è davvero così? Lavorare troppo non porta da nessuna parte, se non forse al burnout, e lì in effetti non ci dovrebbe arrivare mai nessuno. Mi alleno e insegno sport da una vita e come tutti gli sportivi so benissimo che il riposo e il recupero fanno parte dell'allenamento. Senza il riposo non c'è un miglioramento nella nostra prestazione fisica. E se questo discorso fosse applicabile anche a livello cerebrale e non solo per l'aspetto fisico? Quando abbiamo un obiettivo lavorativo mettiamo tutti noi stessi nel raggiungerlo e spesso ci dimentichiamo del resto, lo accantoniamo. Non ci prendiamo quasi più cura di noi stessi, non recuperiamo abbastanza, non ci dedichiamo del tempo a noi, ai nostri hobby e anche alle persone che ci sono attorno. Il modo in cui facciamo le cose è altrettanto importante quanto i risultati che vogliamo ottenere. Se mi fermo un attimo a pensare a me stessa e al mio modo di lavorare nel passato, mi rendo conto di quante volte abbia completamente sbagliato l'approccio. Quante volte mi è capitato di buttarmi a capofitto in un nuovo progetto, con tutta me stessa e con tutte le mie energie. E solo adesso mi rendo conto di quanto questo fosse completamente sbagliato. Non mi davo sufficiente tempo per recuperare e questo mi ha portato ad avere degli alti e dei bassi di produttività. Ci sono stati i giorni in cui nemmeno mettevo il naso fuori di casa e questi giorni erano alternati ad altri in cui ero così stanca che non riuscivo nemmeno a mettere insieme due frasi di senso compiuto. E in questo caso interveniva anche la frustrazione per non riuscire a portare avanti il lavoro che mi ero prefissa e anche molto spesso i sensi di colpa. Ed è stato in quel momento che ho iniziato a chiedermi: e se esistesse un modo diverso, una via magari più sana? Ho recentemente letto la storia della conquista del Polo Sud. 2 team si sono affrontati, un team norvegese e uno britannico, con 2 approcci completamente diversi. Il team British ogni giorno marciava fino al proprio limite per andare il più veloce possibile, quindi raggiungere la meta prima. Nei giorni buoni avanzavano molto velocemente, ma nei giorni di cattivo tempo le avverse condizioni atmosferiche portavano gli uomini a terminare esausti, senza darsi mai il tempo giusto per riposare. E questo ovviamente portava delle conseguenze sul loro umore e anche sul livello psicologico. Il team norvegese invece ha adottato un approccio completamente diverso. Ha scelto una velocità costante che permettesse loro di avanzare ma anche di recuperare. Ogni giorno esattamente la stessa quantità di chilometri, sia nei giorni buoni che in quelli meno buoni. Il polo, piccolo spoiler, lo ha conquistato il team norvegese e nel racconto l'approccio del team viene descritto più o meno con queste parole: ha scelto di avanzare ogni giorno senza compiere un particolare sforzo.
progressi costanti, prevedibili ogni singolo giorno. Questa descrizione mi ha aperto un mondo. Ho studiato a fondo questi 2 libri che mi hanno completamente aperto la mente, Atomic Habits e Clockwork. Il primo racconta come costruire delle abitudini di successo. Piccole azioni quotidiane che portate avanti nel tempo portano a grandissimi risultati. Clockwork invece ci racconta come identificare quelle azioni all'interno del nostro lavoro sulle quali focalizzarci per poter lavorare meglio e anche meno. Capire come funzioniamo come esseri umani, come funziona il nostro corpo, come funziona il nostro cervello ci permette sicuramente di andare nella giusta direzione, in quella del nostro benessere, e investire sul tuo benessere è l'investimento migliore che tu possa fare in tutta la tua vita, perché sicuramente ne troverà giovamento la tua produttività in ambito lavorativo, ma soprattutto la tua felicità in tutto il resto della vita. In questo video vi racconto come organizzo le mie giornate per trovare un perfetto o quasi equilibrio tra la mia produttività e il mio benessere. Vamos! Ho iniziato ad applicare tutto quello che ho studiato. Ogni settimana programmo le mie giornate inserendo sia gli aspetti lavorativi che quelli personali. La mattina dedico 2 ore a me stessa, faccio colazione con calma, senza accendere il cellulare e senza neppure controllare le notifiche. Lascio la mia mente riposata, senza avere dei bombardamenti esterni. Mi dedico all'attività sportiva e alla lettura. Ogni giorno leggo almeno 15 pagine. Sono pochissime, ma con costanza ho letto tantissimi libri negli ultimi anni. In pochi mesi ho visto il cambiamento sul mio corpo e l'ho sentito anche sulla mia mente. Non faccio più una lista infinita di attività, ma mi metto dei paletti. Definisco un minimo da fare in ogni giorno e anche un massimo, in modo da non avere più degli eccessi. E sto decisamente attenta anche al mio livello di energia. Tolgo le notifiche e blocco internet. Non punto sulla mia forza di volontà, perché questo mi richiederebbe uno sforzo. Elimino direttamente le tentazioni. Uso le cuffie molto spesso e ascolto i suoni binaurali. Non programmo più le telefonate alla mattina quando ho un livello di energia e di carica decisamente più elevato. Metto le attività ripetitive o quelle che mi richiedono poco sforzo cognitivo quando sono decisamente più stanca. E la pausa pranzo è proprio una pausa. Non mangio più di fretta davanti al computer. E anche se sono da sola, cucino per me, mi prendo cura di me. Il cibo è una fonte importantissima per avere la giusta energia e me ne accorgo sempre, subito, quando esagero o eccedo. Ovviamente non tutti i giorni sono uguali, in fondo siamo umani, non siamo degli automi. Però ho imparato a riconoscere i miei comportamenti tossici e a cercare di correggerli immediatamente, a non rompere la catena delle buone e sane abitudini. È proprio questo che fa la differenza anche nella lunga distanza. Riuscire a compiere delle azioni quotidiane piccole che ci richiedono poco sforzo, ma portarle avanti a lungo nel tempo. Progredire ogni giorno senza un particolare sforzo. Se questo video ti è piaciuto, ti aspetto qui sotto nei commenti e ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella qui sotto per non perdere nessuno dei prossimi video.